Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Terminata la Champions, terminato il primo giro di partite di questi ottavi, andiamo a vedere cosa è successo. Io ho fatto la schedina degli ottavi e ne abbiamo prese 7 su 8, sbagliando solo il Liverpool. Ovviamente sono stato presuntuoso nel mettere il Liverpool Real Madrid 1, che ci poteva stare ovviamente la vittoria del Real Madrid fuori casa, però speravo io che il Liverpool potesse fare una grandissima prestazione in Europa, visto che in Premier sta andando comunque malino. Comunque, detto questo, analizzeremo un attimo cosa ho messo nella schedina dell'andata degli ottavi di questa Champions e faremo la schedina per il ritorno, tutte le 8 partite ovviamente, sempre 1x o 2 i segni da mettere e 2 doppie disponibili su 8 partite. Abbiamo messo all'andata Milan-Tottenham 1, 1-0 per i rossoneri. Paris Saint-Germain Bayern Monaco la doppia, credevano i tedeschi e così è stato, X2 1-0 per il Bayern. Borussia Dortmund Chelsea 1, 1-0 per il Borussia. Bruges Benfica, scontatissima la vittoria del Benfica secondo me, 2-0 per i portoghesi. Eintracht Napoli 2, grandissima prestazione dei nostri azzurri, con il risultato che 2-0 è anche stretto perché poteva finire con una goleata. Liverpool Real Madrid, l'abbiamo detto, avevo messo 1, finita 5-2 per la squadra di Ancelotti. Inter Porto 1, 1-0 per l'Inter, anche se di cortomuso. Lipsia Manchester City X2 ed è finita 1-1. Mi ero coperto con questa doppia perché per una cosa per le squadre tedesche, perché comunque andare a giocare in casa loro è sempre complicato e perché comunque il Manchester City è alti e bassi anche quest'anno, anche se la rosa c'è, la squadra c'è, il gioco c'è, ma alcune volte non riesce a beccare il risultato pieno. Comunque, detto questo, andiamo a fare la schedina per il ritorno di questi ottavi di Champions League e vediamo chi passa secondo me. Fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi, così discorriamo di calcio europeo e non relazionato per forza alla Serie A. Allora, Tottenham-Milan, finita 1-0 l'andata, Tottenham-Milan 1. Secondo me in Inghilterra sarà tutta un'altra partita e vedo anche Conte messo male nel caso non passasse il turno. Cioè nel senso che credo che se il Tottenham non passa il turno e va ai quarti di finale, Conte in conferenza stampa post partita andrà in conferenza e darà le dimissioni da solo perché sarebbe un fallimento, secondo me. Poi Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain in Germania, difficilissima per il Paris Saint-Germain, sì, una squadra di talenti, una squadra con tantissimi calciatori forti, però in Germania sarà difficile, soprattutto il Bayern Monaco può contare sul gol fatto a Parigi, che non vale doppio perché sappiamo che la regola comunque è svanita e dal mio punto di vista è anche una cosa ottima togliere quel gol doppio fuori casa perché va a intaccare comunque la gestione della doppia partita. Detto questo, Bayern Monaco Paris Saint-Germain 1. Chelsea Dortmund 1-0 per il Borussia in casa in Germania. Difficile la trasferta in Inghilterra. Dico X finale, però non, non riesco a vedere un Chelsea dominante, anche perché il Borussia ha fatto una grandissima partita. Quindi X finale, con il passaggio del turno del Dortmund. Bruges Benfica, Benfica Bruges in Portogallo, il ritorno. A mani basse vincerà il Benfica 1 perché la differenza di gioco e il tasso tecnico è palese e il campo parla chiaro. 2-0 per il Benfica all'andata in Belgio. Finirà in favore del Benfica anche il ritorno in Portogallo, quindi uno fisso. Napoli-Eintracht. Napoli-Eintracht 1 per ciò che ha espresso il Napoli in Germania. Ha messo l'Eintracht alle corde per 75 minuti di partita, solo i primi 10 minuti.
sono stati un po' così perché per ambientarsi, per ritornare in mentalità Champions, se possiamo dire così. Comunque, Napoli-Eintracht 1 fisso, Real Madrid-Liverpool. Partita che secondo me mi direte questo è impazzito, ma io credo che il Liverpool possa ribaltare la situazione. Ovviamente tra il dire e il fare ce ne passa, però ho visto, anche se andiamo a esaminare il doppio scontro con il Napoli, nei gironi il Liverpool ha fatto una partita bruttissima all'andata, perdendo malamente con il Napoli, però il ritorno il Liverpool doveva fare 4 reti per poter passare primo nel girone e ha fatto una partita completamente chiusa e completamente attaccando l'avversario, mettendolo alle corde, anche se il Napoli si è difeso, abbiamo cercato di offendere e di fare il gol nelle poche occasioni che ci hanno lasciato, quindi è un Liverpool camaleontico che ti sbaglia una partita, però poi non lo sai mai cosa può fare la prossima, quindi metto 2, ma non credo che passi il turno, però mai dire mai. Credo che il Liverpool vinca la partita al Bernabeu. Porto-Inter, partita difficilissima perché in casa dell'Inter è finita 1-0. Io ho visto la partita ed è stata talmente frizzante, con occasioni da una parte e dall'altra, che diventa difficile fare un pronostico, soprattutto perché l'Inter deve andare in Portogallo. Però sulla carta, rose alla mano, l'Inter è un tantino superiore al Porto, che però gioca comunque a memoria, gioca un bel calcio, con Seisao ci ha saputo fare. Dico Porto-Inter, dico mettiamo la prima doppia e ce la giochiamo qui X2, con l'Inter che passa il turno. Manchester City-Lipsia 1-1 all'andata in Germania. Mi voglio coprire con l'ultima doppia perché ce l'abbiamo ancora, 1x. Poi chi passa il turno, nel caso di X, se si va ai supplementari, chi passa il turno ci vuole Nostradamus per saperlo. Però dico 1x Manchester City Lipsia nella partita di ritorno. Questo era per quanto riguarda le 8 partite di ritorno di questi ottavi di finale di Champions League, sperando sempre che le 3 italiane possano andare avanti tutte e 3. Vi auguro una grandissima giornata ragazzi, mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nel prossimo contenuto, sempre Forza Napoli. Ciao!